Now you will hear an interesting story in Italian with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text in its translation via the link in the video description. La melodia della racchetta. I primi raggi di sole coloravano il cielo di rosa e oro. La città dormiva ancora, ma Carla era già nella sua piccola stanza, davanti allo specchio. Aveva i capelli lunghi, biondo scuro, legati in una coda di cavallo. I suoi grandi occhi verdi brillavano di energia. Oggi era un giorno importante. Carla era una ragazza bella di 22 anni. Era magra e forte, con lineamenti dolci e un sorriso gentile. Viveva da sola in una piccola casa vicino al club di tennis. Nella sua stanza c'erano foto di molti tornei, ritagli di riviste sportive e un poster con scritto: "Credi in te stessa e gioca con il cuore". Si mise in fretta la maglietta bianca e i pantaloncini. Prese la racchetta, una bottiglia d'acqua e un asciugamano. A Carla piacevano queste ore del mattino, quando tutto era calmo e sentiva il mondo solo suo. Fuori, l'aria era fresca e profumava di fiori e rugiada. Carla camminava veloce verso il club, pensando all'allenamento. Sognava di diventare campionessa e di giocare nei tornei più importanti del mondo. Quando arrivò al campo, sentì la rete muoversi piano nel vento. Il campo vuoto la aspettava nella luce del mattino. Carla fece un respiro profondo e sorrise. Sul campo si sentiva libera e viva, come se la musica fosse dentro di lei. Oggi era pronta a lottare di nuovo contro la palla, la stanchezza e le sue paure. Ma per Carla, questi momenti erano il motivo per cui amava il tennis. If you want to learn real Italian through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Carla entrò nel campo e mise la borsa vicino alla panchina. Si fermò al centro del campo e fece alcuni respiri profondi. L'aria del mattino era fresca e sul terreno del campo c'erano piccole gocce di rugiada che brillavano. Prese la racchetta, afferrò una palla e cominciò a farla rimbalzare piano sul terreno. Ogni rimbalzo faceva un suono leggero nel silenzio del mattino. A Carla piaceva molto quel suono. Per lei era come musica che la faceva stare calma e pronta a giocare. Oggi il suo allenatore non era venuto. Le aveva detto che sarebbe arrivato più tardi, ma Carla non era triste. Spesso si allenava da sola e le piaceva anche. Quando non c'era nessuno, poteva concentrarsi sui suoi colpi e sui suoi pensieri. Cominciò a correre per il campo, facendo esercizi. Passi veloci, giri del corpo, colpi forti con la racchetta. Il suo viso era serio, ma i suoi occhi brillavano di entusiasmo. Carla sognava di giocare un giorno in grandi stadi, con migliaia di persone che la guardavano e la applaudivano. Sapeva che la strada verso il successo era lunga, fatta di tante ore di allenamento, dolore nei muscoli e fatica. Ma era pronta a tutto per il suo sogno. Piano piano il sole saliva nel cielo e i suoi raggi illuminavano i capelli di Carla. Fece una pausa, si asciugò la fronte con l'asciugamano e si mise di nuovo in posizione. "Dai", Carla sussurrò a se stessa. "Puoi fare tutto".
iniziò a colpire la palla contro il muro, cercando di colpire sempre lo stesso punto. Ogni colpo diventava più forte e preciso. Carla sentiva il suo corpo svegliarsi e riempirsi di energia. Per lei, la mattina iniziava sempre così, con la prima palla del giorno. Carla continuava ad allenarsi, molto concentrata sul gioco. Colpiva palla dopo palla, cercando di essere più veloce e precisa. Il sudore le scendeva sulle tempie e il suo respiro diventava sempre più veloce. A un certo punto si fermò e si asciugò la fronte con l'asciugamano. Alzando gli occhi, Carla vide all'improvviso un giovane uomo fermo dietro la rete, che la guardava con attenzione. Era alto, con capelli corti e scuri e occhi marroni. Aveva in mano un quaderno e una penna. Si chiamava Alex. Carla non lo conosceva di persona, ma lo aveva visto qualche volta al club. Alex era un giornalista sportivo e spesso veniva al club per fare interviste ai giocatori o per scrivere articoli sui match di tennis. Oggi era venuto presto per vedere gli allenamenti del mattino e forse trovare una buona storia per il suo nuovo articolo. Carla si sentì un po' nervosa perché qualcuno stava guardando il suo allenamento. Si girò in fretta e cercò di concentrarsi di nuovo sulle palle. Ma il suo cuore batteva più forte. Alex vide che lei lo guardava e sorrise. Alzò leggermente la mano per salutarla. Si avvicinò di più alla rete. «Buongiorno», Carla disse con voce gentile. «Scusa se ti ho disturbata. Ho visto il tuo allenamento. Giochi davvero bene». Carla rimase sorpresa per un attimo. Poi ricambiò il sorriso. La sua voce era un po' più bassa del solito. «Grazie, Alex. Non sapevo che qualcuno mi stesse guardando». Alex annuì. «Possiamo parlare dopo il tuo allenamento? Sto scrivendo un articolo sui giovani sportivi. Tu potresti essere perfetta per la mia storia». Carla si sentì un po' emozionata. Per lei era qualcosa di inaspettato, ma anche bello. Dopo l'allenamento, Carla si sedette sulla panchina, stanca, e si asciugò la fronte. Alex aspettava non lontano. Quando Carla finì di bere l'acqua, lui si avvicinò e si sedette vicino a lei. «Spero davvero di non averti disturbata», disse lui sorridendo. «Ma il tuo allenamento sembrava molto impressionante». Carla si sentì un po' timida e alzò le spalle. «Sono abituata a stare sola in campo. Di solito nessuno mi guarda». «Ma grazie per il complimento». Alex aprì il suo quaderno e scrisse qualche appunto. «Sto scrivendo un articolo sui giovani tennisti. Voglio mostrare quanto lavoro e forza ci sono dietro il successo nello sport. Penso che la tua storia possa ispirare molte persone. Puoi raccontarmi un po' di te?» Carla ci pensò un attimo. Per lei era strano parlare di sé a qualcuno che non conosceva bene. Ma negli occhi di Alex vide un interesse sincero. «Ho iniziato a giocare a tennis quando avevo 7 anni», cominciò lei a bassa voce. «All'inizio era solo un hobby, ma poi mi sono innamorata di questo sport. Ora il mio obiettivo è diventare una tennista professionista e giocare nei grandi tornei». Alex annuì e scrisse le sue parole. «E qual è la cosa più difficile per te in questo percorso?» chiese lui.
Carla abbassò un po' lo sguardo. Forse combattere contro i miei dubbi. A volte penso di non essere abbastanza brava, ma ogni giorno mi ricordo perché ho iniziato. E continuo ad allenarmi. Alex la guardò con rispetto. Sono parole molto forti, Carla. Alla gente interesserà conoscere la tua storia. Carla fece un piccolo sorriso. Era felice che qualcuno credesse in lei e fosse interessato al suo sogno. Alex chiuse il suo quaderno e rimase in silenzio per un momento. Poi guardò Carla con interesse. Parli in modo molto sincero delle tue paure e dei tuoi sogni. È davvero bello. Ma dimmi, hai un segreto che ti aiuta a vincere? Qualcosa che ti dà forza prima delle partite importanti? Carla sorrise un po' e guardò lontano, come se ricordasse qualcosa di bello. Sì, ho un piccolo rito, ammise lei. Prima di ogni partita chiudo gli occhi e immagino di giocare il mio miglior match, sento il rumore del pubblico, il vento e vedo ogni colpo con la racchetta. La cosa più importante è che mi immagino sempre sorridente, anche se perdo un punto. Questo mi aiuta a non avere paura e a giocare libera. Alex ascoltava con attenzione e scriveva ogni parola. È bellissimo, disse lui. Molti sportivi parlano di quanto sia importante la mente nello sport. Il tuo modo è davvero speciale. Carla annuì. Ho capito che la cosa più importante non è solo vincere, ma anche essere felice mentre gioco. Se mi diverto, posso lottare fino alla fine. E a volte succede un miracolo. Alex sorrise. Penso che questo sia il tuo segreto per vincere. I tuoi occhi brillano quando parli di tennis. Si vede anche per chi non capisce tanto di sport. Cole rise. La sua risata era leggera e sincera. Grazie, Alex. A volte anche io devo ricordarmi perché amo il tennis. Il sole era già alto nel cielo, illuminando il campo e i volti di Carla e Alex. La loro conversazione divenne più personale e Carla si sentì più sicura. If you're enjoying this content and want to take your Italian to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Italian simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Passarono alcune settimane dopo la conversazione tra Carla e Alex. L'estate diventava sempre più calda e in città iniziava un grande torneo di tennis. Per Carla era un'occasione per mostrare il suo talento davanti al pubblico, agli allenatori e forse anche agli sponsor. La sera prima della partita, Carla non riusciva a dormire. Camminava nella sua stanza, guardava il poster Credi in te stessa e gioca con il cuore e cercava di calmarsi. Sono pronta. Posso fare tutto, si diceva piano, stringendo forte la racchetta. La mattina dopo, Carla si svegliò prima della sveglia. Il suo cuore batteva così forte che pensava che tutti potessero sentirlo. Si preparò in fretta, mise il suo completo bianco preferito e andò al club. C'erano già molte persone, spettatori, giornalisti e altri giocatori. Tutti parlavano, ridevano e facevano foto. Ma Carla si sentiva un po' distante da tutto quel rumore. Cercava di concentrarsi sulla partita che doveva giocare. Anche Alex era lì. Le sorrise e alzò la mano per incoraggiarla. Carla gli fece un cenno con la testa, ma non parlò.
Le parole sembravano bloccate in gola. Andò negli spogliatoi, si cambiò e si avvicinò al campo. Gli spettatori erano seduti sugli spalti. Il sole brillava forte e l'arbitro era già pronto per la partita. Carla fece un respiro profondo e chiuse gli occhi per qualche secondo. Immaginò il rumore del pubblico, il vento e la sua partita migliore. E poi un sorriso sul suo viso. Quando l'arbitro chiamò i giocatori in campo, Carla alzò la testa, raddrizzò le spalle e camminò verso la rete con sicurezza. Oggi era il suo giorno. Sentiva di essere pronta a lottare, anche se fosse stato difficile. La partita iniziò. Carla era sul suo lato del campo e cercava di rimanere concentrata. Intorno a lei c'era il rumore del pubblico, il suono delle palline sul campo e le urla dei tifosi. Il sole brillava forte e la costringeva a socchiudere gli occhi. La sua avversaria, una ragazza alta di nome Sofia, sembrava sicura e tranquilla. Serviva palline forti e si muoveva veloce sul campo. Nei primi giochi, Sofia andò in vantaggio, vincendo punti importanti. Carla sentiva crescere la preoccupazione dentro di sé. Colpì alcune palline fuori dal campo e arrivò in ritardo su altre. Il suo respiro era pesante e le mani le tremavano un po'. No, non posso giocare così, pensò Carla, abbassando lo sguardo. Ma in quel momento ricordò il suo rito. Chiuse gli occhi per qualche secondo e immaginò il pubblico, il vento e il suo viso sorridente. Quando Carla riaprì gli occhi, il suo sguardo era più deciso. Servì la palla e andò avanti. I suoi colpi diventarono più precisi e i suoi movimenti più veloci. Cominciò a rispondere a palline difficili, facendo sbagliare Sofia. Alex era seduto sugli spalti e guardava Carla, con i pugni stretti dall'emozione. Vedeva come stava lottando e sul suo viso tornò un piccolo sorriso. Il punteggio cominciò a diventare più equilibrato. I tifosi applaudivano sempre di più Carla. Lei si sentiva più forte a ogni punto, ma la partita era tutt'altro che finita. Anche Sofia non si arrendeva e continuava ad attaccare. Ogni servizio e ogni colpo diventavano una vera battaglia. Carla sapeva che sarebbe stato difficile, ma nel suo cuore ardeva un fuoco. Decise di lottare fino all'ultima palla. La partita durò più di 2 ore. Il punteggio cambiava sempre. A volte Carla era in vantaggio, poi Sofia la raggiungeva. I tifosi urlavano sempre più forte, emozionati per ogni punto. Nel game decisivo, Carla servì la palla. Sofia la rimandò e iniziò uno scambio lungo. La palla volava da un lato all'altro del campo. Carla sentiva le gambe tremare per la stanchezza, ma non voleva arrendersi. Alex, seduto sugli spalti, stringeva i pugni e quasi non respirava. Guardava solo Carla, credendo in lei con tutto il cuore. Carla fece un ultimo sforzo e colpì la palla forte verso l'angolo del campo. Sofia corse verso la palla, ma non ci arrivò. La palla rimbalzò a terra ed uscì oltre la linea. L'arbitro alzò la mano. Game, set, match Carla. Per un secondo ci fu silenzio. Poi il pubblico esplose in applausi e grida. Carla rimase ferma sul campo,
senza credere ai suoi occhi. Il suo cuore batteva così forte che lo sentiva nelle orecchie. Poi le lacrime le vennero agli occhi. Si coprì il viso con le mani e iniziò a ridere tra le lacrime. Alex corse velocemente verso il bordo del campo. Le fece un segno con la mano e gridò forte: «Brava, Carla! Sei una vera campionessa!» Carla si asciugò gli occhi e guardò gli spalti. La gente era in piedi e la applaudiva. Lei alzò la racchetta verso il cielo, sorridendo tra le lacrime. Per lei non era solo una vittoria. Era una vittoria contro le sue paure, i suoi dubbi e la stanchezza. E in quel momento Carla capì che tutto stava solo cominciando. La sua strada nel tennis professionale era aperta. Dopo la fine della partita, Carla rimase a lungo sul campo a ricevere congratulazioni. La gente le faceva foto, si avvicinava per parlare e le diceva parole di sostegno. Tutto le sembrava un po' irreale, come un sogno. Quando la folla si fu un po' dispersa, Alex si avvicinò a Carla. Nelle mani aveva una piccola scatolina legata con un nastro dorato. «Questo è per te», disse lui con un sorriso gentile. «Volevo darti questo regalo se avessi vinto, ma anche se avessi perso, lo meriti lo stesso». Carla lo guardò sorpresa. «Alex, cos'è?» «Perché?» «Aprilo e guarda», disse lui. Carla sciolse con attenzione il nastro e aprì la scatolina. Dentro c'era un ciondolo d'argento a forma di piccola racchetta da tennis. Sopra era incisa la parola coraggio punto. Carla alzò gli occhi verso Alex. «È molto bello e molto toccante». «Grazie». Alex arrossì un po'. «Oggi hai mostrato cosa significa essere coraggiosa. Ho visto come hai lottato, anche quando era difficile. Mi hai ispirato». Carla sorrise, con gli occhi lucidi di nuove lacrime, ma questa volta erano lacrime di gioia. «Io non so cosa dire. È il regalo più speciale della mia vita». Alex rise piano. «Allora indossalo sempre e ricorda, puoi fare tutto». E anche di più. Carla fece un respiro profondo e si mise il ciondolo al collo. Era freddo sulla pelle, ma caldo nel cuore. In quel momento capì che vicino a lei c'erano persone che credevano in lei. E questo le dava ancora più forza. Passarono alcuni giorni dopo il torneo. Carla si sentiva ancora come se stesse sognando. Intorno a lei c'era più attenzione. La chiamavano giornalisti e riceveva offerte da allenatori e anche da sponsor. Ma per Carla, la cosa più importante era aver dimostrato a se stessa che poteva lottare e vincere. Anche quando tutto sembrava impossibile. Una sera calda d'estate, Carla uscì sul campo. Il sole stava scendendo lentamente, colorando il cielo di rosa e arancione. Aveva la racchetta in mano e sul suo petto brillava il ciondolo d'argento che le aveva regalato Alex. Si mise al centro del campo e chiuse gli occhi. Nella sua testa sentiva il rumore del pubblico, il vento e il rimbalzo delle palline. Sorrise. «Tutto sta solo iniziando», disse piano a se stessa. Alex entrò in campo. Sorrideva e portava 2 bottiglie d'acqua. «Posso allenarmi con te?» chiese. «Non sono Sofia, ma posso almeno servire qualche palla».
Carla scoppiò a ridere. Certo che puoi. Ma preparati? Giocherò al massimo. Alex rise anche lui. Allora dovrò essere molto coraggioso. Iniziarono a fare uno scambio leggero. Il sole scendeva sempre più basso e tutto intorno era calmo. Si sentiva solo il suono della pallina sul campo e nell'aria c'era una sensazione di gioia e leggerezza. Carla si sentiva libera e felice. Sapeva che davanti a lei c'era ancora tanto lavoro, sfide e nuove partite. Ma ora aveva fiducia in se stessa e persone accanto a lei che credevano in lei. E, nel profondo del suo cuore, Carla era sicura che il suo sogno di diventare una grande tennista si sarebbe realizzato. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.